Benvenuti! Siete qui per iniziare un viaggio alla scoperta di voi stesse. Un percorso verso una versione più consapevole di voi. Il primo passo è spesso il più difficile e richiede impegno e coraggio per uscire dalla propria zona di comfort. Ma sappiate questo, non siete soli. Oggi ci concentreremo sulle basi della consapevolezza, la coscienza. Esploreremo come una semplice passeggiata può diventare una meditazione in movimento. Imparerete a prestare attenzione al vostro respiro, al vostro corpo e a ciò che vi circonda. Questa pratica vi aiuterà a radicarvi nel momento presente. Mentre camminate, noterete le sensazioni dei vostri piedi sul terreno, sentirete l'aria sulla vostra pelle. Quindi indossate le scarpe da ginnastica e facciamo insieme questi primi passi. Nel vortice della vita moderna, trovare la quiete può sembrare un sogno lontano. Ma se vi dicessi che la quiete non significa fermare il mondo intorno a voi, e se si trattasse di trovare un senso di calma interiore, e che non importa dove vi troviate o cosa stiate facendo. Immaginate di uscire all'aperto. L'aria è fresca sulla vostra pelle. Quando iniziate a camminare, portate delicatamente la vostra attenzione al momento presente. Sentite i vostri piedi che si connettono con il terreno. Questa è l'essenza della camminata consapevole. Mentre continuate la vostra camminata consapevole, portate la consapevolezza ai vostri sensi. Cosa vedete intorno a voi? Notate il gioco di luci e ombre, i colori vibranti della natura. Cosa sentite? Prestate attenzione al cinguettio degli uccelli, al fruscio delle foglie. Provate ad annusare l'aria, cosa sentite? Forse il profumo dell'erba appena tagliata o dei fiori in fioritura. Inspirando profondamente potrete assaporare le fragranze che vi circondano. Coinvolgendo i vostri sensi, la vostra attenzione si sposta naturalmente sul momento presente. Le preoccupazioni per il passato e le ansie per il futuro svaniscono sullo sfondo. Uno degli aspetti più potenti della camminata consapevole è l'opportunità di entrare in contatto con il proprio corpo. Mentre camminate, prestate attenzione alle sensazioni del vostro corpo in movimento. Sentite il peso del vostro corpo che si sposta da un piede all'altro. Notate il leggero dondolio delle braccia, il sollevarsi e l'abbassarsi del petto mentre respirate. Osservate semplicemente queste sensazioni senza giudizio. Imparando ad ascoltare i suoi sottili segnali, svilupperete una comprensione più profonda dei vostri bisogni e limiti. Dal momento in cui nasciamo, il nostro respiro è con noi. È una presenza sottile ma costante. Respirare ci connette a questo preciso momento. È un ponte tra il nostro mondo interiore ed esteriore. Nel caos della vita quotidiana, spesso ci dimentichiamo di notare il nostro respiro. Ma il respiro è uno strumento potente. Può ancorarci al presente, può calmare le nostre menti e lenire le nostre anime. Mentre inspirate, riconoscete la forza vitale che entra nel vostro corpo. Mentre espirate, rilasciate qualsiasi tensione o stress che potreste trattenere. Vi riconnettete con il momento presente, l'unico momento in cui la vita esiste veramente. Trovare la quiete nel nostro mondo frenetico può sembrare un sogno irraggiungibile. Le nostre menti corrono con i pensieri, le nostre giornate sono piene di richieste infinite. Eppure, la vera quiete non consiste nel fuggire dal mondo. Si tratta di trovare un senso di calma interiore, indipendentemente da ciò che accade intorno a noi. È qui che la pratica della respirazione profonda diventa essenziale. È una tecnica semplice, ma profonda. Ci permette di accedere a un profondo pozzo di tranquillità interiore. Iniziate ad approfondire il vostro respiro, inspirando lentamente e delicatamente attraverso il naso. Mentre espirate attraverso la bocca, lasciate andare qualsiasi tensione che potreste trattenere nel vostro corpo. Con ogni respiro, create spazio per la quiete. Nella nostra cultura della frenesia, spesso dimentichiamo il potere della pausa. Ci precipitiamo da un'attività all'altra, raramente prendendoci un momento per stare semplicemente in silenzio. Eppure, è nella pausa che troviamo la chiarezza. Ci riconnettiamo con noi stessi. Lo spazio tra un respiro e l'altro è uno spazio sacro. È un momento di puro potenziale. Mentre praticate la respirazione profonda, notate la pausa all'apice dell'inspirazione. Quindi, osservate la pausa al termine dell'espirazione. Queste pause sono promemoria per rallentare, per assaporare il momento presente. Abbracciate il potere della pausa. In un mondo saturo di rumore, il vero ascolto è un dono raro e prezioso. Spesso confondiamo il sentire con l'ascoltare. Sentire è semplicemente percepire un suono. Ascoltare, tuttavia, è una scelta attiva e consapevole. Si tratta di creare spazio affinché la verità di un'altra persona venga ascoltata, valorizzata e compresa.
L'ascolto attivo va oltre le parole stesse. Si tratta di sintonizzarsi sul linguaggio non verbale delle emozioni, del linguaggio del corpo e dei segnali sottili. Quando ascoltiamo attivamente, creiamo uno spazio sicuro e di supporto, in cui gli altri si sentono visti, ascoltati e convalidati. Questa è l'essenza dell'ascolto attivo. L'ascolto attivo è più di una semplice tecnica, è una pratica incentrata sul cuore. Richiede empatia, la capacità di mettersi nei panni dell'altro e di vedere il mondo attraverso i suoi occhi. Quando ascoltiamo con empatia, andiamo oltre il giudizio e la critica. Creiamo uno spazio di compassione in cui gli altri si sentono al sicuro nel condividere le proprie vulnerabilità, le proprie paure e le proprie aspirazioni. L'ascolto attivo, alimentato dall'empatia, diventa un faro di speranza, un promemoria del fatto che nessuno deve affrontare le sfide della vita da solo. È in questi momenti di profonda connessione che scopriamo il vero significato della compassione. In un mondo spesso diviso dalle differenze, l'ascolto attivo funge da strumento per costruire ponti. Ci permette di entrare in contatto con gli altri a un livello più profondo, trascendendo le differenze di opinioni, convinzioni e background. Quando ascoltiamo con mente aperta e con la volontà di comprendere prospettive diverse dalle nostre, abbattiamo le barriere e creiamo spazio per un dialogo significativo. Immaginate di impegnarvi in una conversazione con qualcuno i cui punti di vista differiscono in modo significativo dai vostri. Invece di affrontare l'interazione con atteggiamento difensivo o con il desiderio di convincere, scegliete la curiosità. Attraverso l'ascolto attivo, promuoviamo il rispetto reciproco e la comprensione, aprendo la strada a un mondo più compassionevole e connesso. È in questi momenti di autentica connessione che ci rendiamo conto del vero potere dell'ascolto. Così come coltiviamo la consapevolezza nei nostri pensieri e nelle nostre azioni, possiamo portare la stessa consapevolezza nelle nostre vite finanziarie. Il benessere finanziario non significa solo avere ricchezza, significa avere un rapporto sano con il denaro. Significa sentirsi in controllo delle proprie finanze, fare scelte consapevoli e creare un senso di sicurezza e tranquillità. Spesso le nostre vite finanziarie possono sembrare schiaccianti, piene di ansie per il futuro o di rimpianti per il passato. Ma la consapevolezza ci invita ad affrontare le nostre finanze con la stessa gentile curiosità e consapevolezza non giudicante che portiamo al nostro respiro o ai nostri passi. Facendo luce sui nostri schemi finanziari, possiamo iniziare a fare scelte consapevoli che siano in linea con i nostri valori e le nostre aspirazioni. Una volta che abbiamo una comprensione più chiara del nostro rapporto con il denaro, possiamo iniziare a stabilire obiettivi finanziari intenzionali. Questi obiettivi dovrebbero essere qualcosa di più di semplici numeri su una pagina, dovrebbero essere in linea con i nostri valori e le nostre aspirazioni più profonde. Collegando i nostri obiettivi finanziari ai nostri valori, li infondiamo di significato e scopo. Gestire le nostre finanze diventa un atto di cura di sé, un modo per onorare i nostri sogni e investire nel nostro benessere futuro. Così come un giardiniere si prende cura delle proprie piante con attenzione e dedizione, possiamo coltivare la nostra crescita finanziaria attraverso pratiche consapevoli. Questo potrebbe significare dedicare del tempo ogni settimana alla revisione delle nostre finanze, al monitoraggio delle spese e ad apportare modifiche secondo necessità. Potrebbe anche significare cercare risorse di educazione finanziaria, come libri, podcast o workshop, per approfondire la nostra comprensione della gestione del denaro. Ricordate, l'alfabetizzazione finanziaria è un viaggio continuo, non una destinazione. Celebrate le piccole vittorie, imparate dalle battute d'arresto e abbiate fiducia che, con uno sforzo costante e un'attenzione consapevole, possiamo coltivare una vita di benessere finanziario. Immaginate un vasto oceano, la cui superficie brilla sotto il sole di mezzogiorno. Sotto la tranquillità della superficie scorrono correnti invisibili. Queste correnti, come i nostri pensieri, sono in continuo movimento, modellando il paesaggio del nostro mondo interiore. Le nostre menti pullulano di pensieri, alcuni fugaci, altri persistenti, come sussurri nel vento. La consapevolezza ci invita a diventare consapevoli di queste correnti invisibili,
a immergerci sotto la superficie e a osservare il flusso e riflusso dei nostri pensieri senza giudizio. Portando consapevolezza ai nostri pensieri, acquisiamo una comprensione più profonda delle forze che plasmano il nostro mondo interiore. Spesso il nostro primo istinto è quello di allontanare i pensieri scomodi, di resistere alla loro presenza nelle nostre menti. Potremmo giudicarci duramente per avere certi pensieri, credendo che riflettano chi siamo nel profondo. Ma la consapevolezza ci insegna che i pensieri sono semplicemente pensieri, eventi mentali transitori che sorgono e scompaiono come nuvole nel cielo. Invece di resistere o giudicare i nostri pensieri, possiamo scegliere di farci amicizia, di incontrarli con un senso di curiosità e gentilezza. Immaginate ogni pensiero come un visitatore che bussa alla porta della vostra consapevolezza. Invece di sbattere la porta in faccia o di intavolare un acceso dibattito, riconoscete semplicemente la loro presenza. Questo semplice atto di riconoscere i nostri pensieri senza giudizio può essere sorprendentemente liberatorio. Ci permette di creare spazio tra noi stessi e i nostri pensieri, di osservarli con maggiore obiettività. Man mano che diventate più consapevoli dei vostri pensieri, potreste notare alcuni schemi o temi che emergono. Forse vi ritrovate a soffermarvi su rimpianti del passato, a preoccuparvi per incertezze future o a intraprendere discorsi interiori negativi. Questi pensieri ricorrenti, come sentieri battuti in una foresta, possono tenerci bloccati in schemi di pensiero improduttivi o malsani. Ma ecco la buona notizia. Così come abbiamo il potere di creare nuovi sentieri in una foresta, abbiamo il potere di trasformare il paesaggio delle nostre menti. La consapevolezza ci fornisce gli strumenti per reindirizzare delicatamente la nostra attenzione, per coltivare pensieri più positivi e potenzianti. Invece di preoccuparvi per il futuro, spostate la vostra attenzione sul momento presente e su ciò che potete controllare. Mentre concludiamo questo secondo giorno del nostro viaggio nella consapevolezza, prendetevi un momento per riconoscere voi stessi. Avete fatto il primo passo verso una vita più consapevole e appagante. Si tratta di coltivare un rapporto diverso con le nostre esperienze, caratterizzato da curiosità, accettazione e gentile consapevolezza. Alcuni giorni saranno più facili di altri. Ci saranno momenti in cui la vostra mente correrà come un treno in fuga e i momenti di pace sembreranno inafferrabili. È nel mezzo delle sfide della vita che scopriamo il vero potere di questa pratica. Coltivate uno spazio di pace e chiarezza interiore, uno spazio che nessuna circostanza esterna può portarvi via. Mentre attraversate il resto della vostra giornata, portate con voi l'essenza di questa pratica. Notate i momenti in cui vi lasciate andare al pilota automatico, quando la vostra mente è persa in preoccupazioni o rimpianti. Affrontate questi momenti con gentilezza, senza giudizio. Guidate delicatamente la vostra attenzione al presente. Notate le sensazioni del vostro corpo. Sentite il terreno sotto i vostri piedi. Fate un respiro profondo e assaporate il semplice atto di essere vivi. Ricordate, la consapevolezza è un viaggio, non una destinazione. Non c'è un traguardo da tagliare, nessuna stella d'oro da guadagnare. È una pratica di continuo dispiegarsi, di approfondimento della nostra consapevolezza e di coltivazione di una maggiore presenza nelle nostre vite. Quindi abbracciate il viaggio. Siate pazienti con voi stessi. Celebrate le piccole vittorie. E, cosa più importante, continuate a praticare. I frutti della consapevolezza sono vasti e profondi, in attesa di essere scoperti con ogni respiro consapevole, ogni passo consapevole e ogni momento di gentile consapevolezza. Mentre portate con voi l'essenza di questa pratica durante il resto della giornata, prestate attenzione ai momenti in cui scivolate in pilota automatico, quando la mente si perde in preoccupazioni o rimpianti. Avvicinatevi a questi momenti con gentilezza, senza giudizio. Guidate delicatamente la vostra attenzione al presente. Notate le sensazioni nel vostro corpo. Sentite la terra sotto i vostri piedi. Fate un respiro profondo e assaporate il semplice atto di essere vivi. Ricordate, la mindfulness è un viaggio, non una destinazione. Non c'è un traguardo da raggiungere, nessuna stella d'oro da conquistare. È una pratica continua di dispiegamento, di approfondimento della nostra consapevolezza e di coltivazione di una maggiore presenza nelle nostre vite. Quindi abbracciate il viaggio, siate pazienti con voi stessi, celebrate le piccole vittorie e soprattutto continuate a praticare. I frutti della mindfulness sono vasti e profondi, in attesa di essere scoperti con ogni respiro consapevole, ogni passo consapevole e ogni momento di dolce consapevolezza.
Oggi è il giorno 2 del nostro programma di mindfulness. Ricorda di vederci domani per il giorno 3 del programma. Insieme continuiamo a dispiegare e ad approfondire il nostro viaggio di consapevolezza e presenza.